ragazzi, si continua a parlare di funzionalità del nostro amato iOS. In questo video vi mostrerò una prima panoramica, magari qualcuno di voi la usa benissimo, qualcuno di voi la usa meno, qualcuno di voi non la conosce proprio, l'applicazione foto integrata nel nostro sistema operativo iOS, sia per iPhone che iPad. In questa prima panoramica vedremo quello che riguarda l'iPad, ma poi il layout cambia, ma le funzioni sono le stesse. Vedremo molte cose interessanti, a partire da ovviamente tutta la base della ricerca, perché veramente è utile quando ovviamente perdiamo un contenuto, e tutta la parte che riguarda anche la creazione di album condivisi, album ovviamente in locale, la localizzazione di foto sulla cartina, eccetera eccetera. Ecco, ho dovuto ovviamente oscurare qualche parte perché ovviamente troppe facce in primo piano, però poi tante non ho potuto perché ovviamente sono così tante, ma poi sai, il problema della privacy esiste o non esiste, sono tutti su Facebook, quindi direi che possiamo anche, come dire, starcene, tanto sono tutti amici e non me ne vorranno assolutamente. Quindi andiamo a vedere questa prima panoramica, però ovviamente prima di andare avanti vi chiedo umilmente di iscrivervi al canale e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Bene, andiamo a vedere di cosa si tratta e soprattutto cosa possiamo fare. Benissimo, eccoci all'interno di Foto, l'applicazione diciamo dedicata al sistema iOS che permette di gestire tutte le nostre foto. Ora siamo su iPad, quindi porterò il primo video su iPad e poi porterò un altro video su iPhone. La storia è la stessa, cambia ovviamente il layout, ok? Quindi innanzitutto partiamo dalla prima voce, che è la libreria generale. Innanzitutto, vabbè, su iPad abbiamo un primo comandino che non esiste, ok, su iPhone perché ovviamente è più piccolo, quello di poter far scomparire questo menu a lato. Poi c'è anche il modifica, lo vedremo poi più avanti se mi ricordo. Allora, innanzitutto analizziamo un primo filtro che ci offre Foto, che è proprio il filtraggio tramite anno, ovviamente mese, giorno, oppure tutte, praticamente fa vedere tutte le foto che io ho in archivio foto e video. Quindi molto molto intuitivo. Se vado su mesi o anno o giorno, e ovviamente in giorno no, ma picchio su un mese, ok, lui mi fa praticamente vedere tutte le foto di quel mese. Io vado sul 24 febbraio, poi posso ingrandire ovviamente le miniature, le posso ingrandire come ovviamente faccio di solito, posso andare indietro con la freccetta, tirare giù la foto e quindi sparisce. Quindi vedete che praticamente adesso lui si è posizionato dal 2 al 12 febbraio, però se io vado indietro, vedete che le date a questo punto cambiano, ok? Perché io vado indietro, ok? Vedete che ci sono le date, io scorro tutti i giorni. Posso andare ovviamente anche su anni e andare a beccare proprio l'anno giusto. Io voglio andare a vedere, non so, tutto quello che ho fatto, tutte le mie foto che ho fatto nel 2021, ok? Quindi mi vado a spulciare tutto. Quindi vedete che poi si posiziona su mesi, giustamente. Quando vado a beccare un giorno, ok, si posiziona sul giorno. Abbiamo per tutti quasi tutti gli stessi comandi, cioè se io clicco lungo su una foto ho tutte queste possibilità. Innanzitutto ovviamente posso copiarla, incollarla, sapete che dagli ultimi sistemi operativi, dall'ultimo 16 mi sembra, o comunque vabbè, adesso c'è il 17, si può spostare una foto anche da foto, dall'applicazione foto all'interno di un'altra applicazione. Quindi abbiamo tutti questi comandi. La cosa che è ovviamente salta all'occhio è aggiunta a preferiti, quindi posso avere, adesso di lato l'abbiamo già vista, una cartella, chiamiamola una categoria preferiti. Di cose carine abbiamo questa voce ripristino originale, perché questa si vede che è stata ovviamente modificata con foto, perché abbiamo anche un editor all'interno. Quindi poi vedremo più avanti tutte le cose che ci possono servire, ok? Non tutti i comandi ci possono servire, ovviamente. Abbiamo la possibilità di selezionare, ok, una foto o più di una trascinando il dito in questa maniera. Quindi poi possiamo andare a condividere ovviamente le nostre foto oppure andarle a cancellare. Ma non solo,
abbiamo qua sotto un'altra vocina, un altro menu che ci permette di fare tutte queste belle cosucce, ok? Innanzitutto possiamo regolare la posizione se non avevamo acceso la posizione in quel momento. Poi possiamo andare a regolare tutte gli altri meta, tipo la data, ok? Infatti possiamo anche ripristinare in originale, diciamo il batch, no? Si chiama tutti insieme, aggiungere a un album, quindi possiamo andare a creare un album, poi lo vedremo dopo, diciamo andare a vedere una presentazione, poi la vedremo, nascondere, duplicare, aggiungere preferiti o copiare. Quindi abbiamo tutte queste funzioni, queste azioni che si possono fare ovviamente in massa, ok? Tutte le mie foto che ho selezionato. Per uscire da questa modalità basta fare a nulla, ok? E andiamo a vedere questi tre puntini. Questi tre puntini più o meno hanno tante funzioni. Qua ce n'è pochissime, ok? Qua nella parte libreria ci sono solo queste due voci che sono la prima condividi, la seconda mostra mappa. Mostra mappa ci fa vedere tutte le foto, penso in quella posizione che sono io, dove sono ovviamente posizionate sulla cartina geografica, quindi molto molto carino come cosa. Quindi abbiamo visto che qui abbiamo tutte le nostre foto, tutte, ci sono tutte, ok, tutte. Poi per te, molto interessante perché crea dei mini album, diciamo a seconda della posizione delle foto, e poi noi possiamo andarci a cliccare su e andare a vedere ovviamente questo mini album, questa mini presentazione, e ovviamente poi possiamo anche esportarla se vogliamo, diciamo, vogliamo farla vedere a qualcuno o ci interessa tenerla. Ecco, la cosa che possiamo andare a fare ovviamente è modificare, ok? Con questi tasti qua sotto, e poi questo lo vedremo ovviamente in una cosa a parte, ok? Andremo a spulciare questo, vedremo come possiamo cambiare la colonna sonora, eccetera, eccetera. Qui abbiamo una sorta di, diciamo, di raggruppamento tra persone. Infatti, vedete, io mi sono, solamente sono, diciamo, il capo supremo dell'iPad, quindi sono primo. E poi ci sono tutte le persone. Purtroppo non tutte le persone hanno un nome, perché ovviamente sono magari persone che non conosci, oppure che sono capitate in qualche foto e lui le va a, diciamo, a prendere e fare queste miniature. Come faccio io allora a decidere di dare un nome a una di queste persone? Cioè se ci clicco sopra, ok, e vado qui, in queste tre freccette, a questo punto posso andare ad aggiungere a nome. Quindi devo andare a cercare nella rubrica il nome di questa persona e poi vado avanti e lui praticamente cosa farà? Metterà sotto il nome di questa persona, cioè sotto le foto il nome di questa persona. Abbiamo altre cose, ovviamente, che posso fare, più o meno sono le solite, vedete che poi alla fine vediamo queste foto, ma sono più o meno, diciamo, le stesse, ok? Abbiamo aggiunto a preferiti, revisione foto, che praticamente è la miniaturina, che è la principale, mostra mappa, ovviamente ingrandisci il viso, vabbè lasciamo stare, e ordina. Qua ovviamente l'ordinamento è, diciamo, ok, abbiamo per questi due criteri di ordinamento, quindi meno recente e più recente. E sotto abbiamo queste voci. Allora, la voce mostra meno questa persona, quindi possiamo anche decidere di mostrarla poco, ok? Oppure possiamo rimuovere questa persona da, diciamo, questa sezione. Ecco, se io adesso vado a far così, tanto questa, le foto ce le abbiamo, non rimuove le foto, ragazzi, questa rimuove solo la persona, diciamo, da questa situazione. Quindi posso anche andare qua a selezionare ovviamente le persone che non conosco, per dire, non so, posso fare così, questa persona non la conosco, questa neanche, e posso andare a rimuoverle, oppure posso andare a aggiungere a preferiti, oppure unire se la persona è la stessa. Quindi faccio rimuovi, ecco, state sicuri che non, questo no, che non rimuove le foto, le rimuove solo di qua. Ok, non rimuove le foto
dall'album, cioè dal foto. Ok, qua abbiamo una sorta anche qua di sort, quindi possiamo andare a decidere di mettere in ordine per nome oppure personalizzare. Ok, personalizzare cosa vuol dire? Posso prendere la mia foto, le mie miniature, spostarle dove voglio. Ok, quindi molto interessante anche questa funzione qua. Luoghi. Luoghi cosa sono? Ovviamente tutti i luoghi dove sono state scattate le foto. Quindi vedete sulla cartina dell'Italia ci sono tanti, diciamo, tante miniature. Vado a cliccarne una, tipo Cagliari, e mi vengono fuori tutte le foto di Cagliari. Quindi è molto interessante anche questa ricerca qua. Io posso anche qua andare a ordinare, ok? Posso andare a, diciamo, filtrare e mettere griglia proporzione. Griglia proporzione cosa vuol dire? Vuol dire che se faccio uno a uno mi vengono tutte uguali, anche se sono orizzontali o verticali. Vado qua, filtro. Vedete, i filtri sono uguali per tutti, lo troveremo questo menu spesso. Posso anche andare a filtrare per preferiti, quindi se faccio preferiti e non ce n'è, vedete, posso andare a vedere quanti preferiti ci sono. Qui vado sui filtri, ok? E posso andare a rimuovere i filtri facendo tutti gli elementi. Adesso, visto che siamo qui, io posso cliccare lungo su una foto e andare ad aggiungere a preferiti. Vedete anche da qua, quindi posso aggiungere a preferiti. Ok, l'aggiungo a preferiti, vado di nuovo qua, filtra, preferiti, ok, e quindi questa foto mi è andata a finire nei preferiti. Ecco, l'unica cosa dei preferiti che non mi piace che è un po' difficile cercare all'interno diciamo della funzione preferiti perché non ha un ordinamento per più recenti o meno recenti. Vabbè, questo, ok, prendiamo, ok, facciamo tutti gli elementi e usciamo da questa, diciamo, dal luogo. Per tornare indietro sulla mappa si fa così, ok, e si torna ovviamente alla mappa principale. Siamo giunti a preferiti. I preferiti sono questi, tutti col cuoricino. Anche qui abbiamo più o meno le stesse cose. Originali vuol dire che ci mostra come sono le foto in originale, se sono orizzontali o verticali, e invece uno a uno sono praticamente messe tutte a uno a uno, ok, quadrate. Selezione abbiamo la stessa cosa di quella che abbiamo visto prima, e qua abbiamo anche qui una sorta ovviamente di opzioni. Ingrandisci e riduci, questo va bene. Griglia proporzioni l'abbiamo visto. E ingrandisci, ve lo faccio vedere. Filtra, anche qua presentazione, mostra mappa. Ecco, filtra, anche qua la stessa cosa, quindi faccio così e posso andare a vedere, ovviamente, filtrare per cosa? Posso filtrare per modificati, foto, video, tutti i filtri, ok? Quindi tutti i filtri, ok, qua va bene, vado a vedere qua su. Quindi posso vedere quanti video ci sono nei preferiti, ok, a questo punto. Quindi molto carino. Qua abbiamo sempre il tasto filtro, quindi posso andare a eliminare tutto così. Ecco, allora ingrandisci cosa vuol dire? Ingrandisci e rimpicciolisci. Allora facciamo così, ingrandisci, riduci, scusate, e andiamo a ridurre. La stessa cosa lo possiamo fare col dito, vedete? Adesso non vedete le mie dita, ma io sto facendo PC to zoom, quindi ingrandiamo e rimpiccioliamo. Interessante la funzione presentazione che è quasi presente in tutte diciamo, queste categorie. Vado a cliccare su e cosa posso fare? Questa presentazione praticamente la posso far vedere agli amici, posso far vedere a, non so, a chi condividerlo sull'Apple TV o quello che è. E oltretutto, no, sì, ho qua delle opzioni per cambiare sia il tema, ok, la musica e andare ovviamente più veloce o più lento. Ecco, per tornare indietro qua, ok, si spegne la presentazione. La stessa cosa poi funziona, la stessa cosa mappa, quindi la mappa mi va a cercare anche qui le foto che sono, penso, in preferiti e quindi abbiamo anche la sorta della mappa. Abbiamo i recenti. I recenti sono tutte le foto che io ho importato ultimamente dal basso, ok? Più vado in alto, più sono meno recenti. Più vado in basso, ok, dove c'è scritto proprio sotto sincronizzazione con il cloud, più sono recenti. Abbiamo visto che possiamo cliccare lungo, ok?
Anche qui andare a inserire in preferiti e avere queste opzioni. Possiamo anche andare ovviamente a eliminare la foto dal nostro archivio. Qui abbiamo le stessi comandi, vedete le stesse cose, seleziona, e abbiamo anche qua una sorta di filtri, abbiamo anche qua riduci, le cose stesse che abbiamo visto prima sono anche in preferiti, quindi non abbiamo problemi. Qua abbiamo la sincronizzazione con iCloud, se avete ovviamente abilitato in iCloud in foto la condivisione in iCloud. Ora ragazzi, il tasto cerca, secondo me, è la cosa veramente incredibile di foto, perché oltre ai consigli che ci dà di persone, luoghi, cose, possiamo andare qua a cercare quello che vogliamo. Quindi se io voglio cercare tutte le mie pizza, e do invio. Vedete, mi vengono fuori tutte le pizze che mi sono mangiato in questo anno. Mostra tutto, me le fa vedere tutte. Quindi qua abbiamo poi le stesse cose, vedete, selezionare, abbiamo la possibilità di andare a filtrare, uguale identico. Non abbiamo presentazione, però diciamo ce ne possiamo fare una ragione. Quindi posso cercare anche luoghi, ovviamente, Roma, per dire, ok? Quindi anche luoghi, o anche una città. Vediamo via Roma, cosa viene fuori. Ecco, via Roma qua, via Roma siamo a Sori, quindi questa è via Roma. Quando clicco su una foto, non so se ve l'ho detto, possiamo condividere, andare a mettere in preferiti, ovviamente, e andare a vedere le info di questa foto, ok? Di questa, diciamo, scatto video che ho fatto. Ecco, l'unica cosa che possiamo, cioè, regolare non è il nome. Ecco, il nome, questo mi dispiace. Possiamo regolare, ovviamente, la data. Non possiamo cambiare il nome, questo ovviamente è un fastidio incredibile, visto che l'iPad è quasi un computer, e sotto abbiamo tutte le informazioni, diciamo, con cosa è stato scattato, ok? E ovviamente la mappa, e basta, mostra in tutte le foto e dove ovviamente c'è, ok? Posizionata la mia foto, vedete, è stata sulla libreria. Quindi molto molto interessante questa funzione. Alla fine, quando faccio annulla, sotto mi viene una sorta di, diciamo, cronologia della mia ricerca. Io posso cancellare così anche la cronologia, ok, dell'ultima ricerca. Veniamo alla voce altro. La voce altro non è altro che la possibilità di andare a vedere tutte le importazioni che io ho fatto, tipo WhatsApp, da un altro telefono, questi sono arrivati via AirDrop, ok? Tutto quello che è importato esternamente dal mio sistema, in questo caso su questo iPad. Poi abbiamo il duplicati, molto interessante perché ci permette di unire tutte le foto che sono doppie. Come si fa? È una cosa veramente scemina. O vado a selezionare manualmente le foto che voglio unire, o vado a selezionare tutte le foto che voglio unire, e poi qua sotto faccio unisci e vado a cliccare qua. E lui magicamente, e il gioco è fatto. Abbiamo su Eliminati di Recente la possibilità di avere il Touch ID, quindi cioè c'è la no, non c'è la possibilità, ma è protetto, basta dare il Touch ID e poi abbiamo tutte le nostre cose che abbiamo cancellato. Ecco, vi consiglio di eliminare tutto questo contenuto se non avete bisogno di recuperare. Se no, possiamo andare ovviamente a selezionare, anche qua abbiamo diciamo, la voce seleziona, io posso andare, vedete, a prendere questa foto che ho appena cancellato, e cosa posso fare? Posso eliminarla oppure andarla a recuperare. Faccio recupera, selezionare, ok? Faccio una cancellazione generale di tutte queste foto, vado a far così, elimina, lui mi dice quante foto sono e io le elimino tutte. Ecco, questo diciamo sistema di eliminare è meglio perché se non avete un tera, 2 tera, quello che è di iCloud, è meglio eliminare le foto che non vi servono.
Ok, andiamo avanti qua, tutti i file multimediali. Tutti i file multimediali non è altro che una categoria dove sono raggruppate tutti i tipi di, diciamo, di file che può scattare e, diciamo, produrre il nostro dispositivo. Vedete, abbiamo i selfie, l'iPhoto, ritratti, quindi quando vado su ritratti abbiamo tutte, diciamo, tutte le foto fatte proprio con la fotocamera, diciamo, in modalità ritratto, quindi possiamo semplicemente cercarli qua dentro. Qua ovviamente la possibilità sempre di andare a selezionare e cancellare, e qua anche vedete ho la sempre le solite ok cose, quindi posso andare a fare il filtro o anche qua posso andare a fare una presentazione. Album condivisi, questi sconosciuti. Gli album condivisi non sono altro che album condivisi con altre persone, ok? Diciamo che dove voglio io che queste persone vadano a vedere queste, diciamo, queste immagini. Ovviamente si può creare un album condiviso facendo più, mettendoci il nome e poi andando avanti vi chiederà con chi volete condividerlo. Un album condiviso con chi è stato condiviso, vedete che c'è qua sotto le iniziali, clicco su e vado in dettagli album condivisi e qua ho le persone che hanno condiviso, cioè condiviso il mio album. Posso aggiungerne ovviamente altre e posso condividere anche il link, perfetto, e posso ovviamente andare qui e eliminare dall'album condiviso. Cliccando qua sopra rimuovi scritto. A questo punto rimuovi e la persona non c'è più. Oppure posso andare qua, faccio aggiungi, mi metto io per dire Gennaro Di Filippis, ok? Faccio così, aggiungi e praticamente mi sono aggiunto io, ok? O chissà cosa è successo, non lo so, forse sono duplicato. Quindi molto interessante questa sezione perché posso anche dire agli iscritti che possono pubblicare sull'albo stesso, oppure posso fare come un sito web pubblico, quindi se io vado a copiare il link adesso e lo vado a mettere nel browser, vedete mi viene fuori proprio come un album condiviso online. Molto interessante. Qui c'ho il link, ovviamente possono vedere questo album, questo link. Le notifiche, ecco, le notifiche cosa servono? Le notifiche servono se qualche diciamo persona pubblica, io posso saperlo oppure anche loro. Qui possiamo invece eliminare questo album condiviso. Ecco, attenzione che non elimina, cioè attenzione, non vi preoccupate, le foto non verranno eliminate. Fine per chiudere. Possiamo modificare, cosa possiamo modificare? Non possiamo spostare gli album, ma possiamo solamente, vedete, cancellarli, quindi fare elimina, ok? All'album stesso. Fine per uscire da questa funzione. Invece i miei album sono quelli che risiedono all'interno del mio iOS sistema operativo, cioè il mio sistema operativo condiviso ovviamente su tutti i miei sistemi che ho, iPhone o altri iPad o Mac, se ho attivato ovviamente la condivisione iCloud. Qui sono tutti i miei album, quindi posso andare a modificare anche qua, c'ho anche qua la possibilità di andare a eliminare, ecco eliminare qui se vado a fare elimina, vediamo un po' cosa posso eliminare. Allora, ecco qua elimina, vedete mi elimina l'album ma non elimina le foto, ok? State attenti che non fa questa cosa qua, cioè io penso che eliminiamo questo qua che tanto non mi serve, diciamo elimina, ok, vedete le foto non vengono eliminate. Possiamo ovviamente creare un album qua così, quindi se io vado a creare un nuovo album e ecco la cosa carina è che posso creare un album e anche una cartella, quindi una cartella perché allora test, vedete come è fatta la cartella così, se adesso vado in test e faccio così crea un album, ok, innanzitutto quando do salva mi va a chiedere ovviamente le foto che devo metterci dentro perché è normale che io devo metterci delle foto, le seleziono un po' così, faccio aggiungi
e l'album mi viene messo dentro a questa cartella, quindi molto interessante perché posso raggrupparli. Ecco, posso andare a fare tap lungo sull'album ed eliminare l'album. Non vengono eliminate le foto, ok? E posso anche fare un tap lungo ed eliminare la cartella o rinominarla, ma anche l'album potevo rinominarlo a piacimento. Quindi, ragazzi, foto è un'applicazione veramente straordinaria. Ok ragazzi, sono ancora un po', vedete, ancora un pochino preso, però sono qui e quindi abbiamo visto tante funzionalità, ma poi arriveremo anche a fare le modifiche delle foto, perché la parte sicuramente più, diciamo, non importante ma più bella di questa applicazione è che ha dentro un editor fotografico che è sempre in continua evoluzione, gratuito nel nostro sistema operativo, quindi perché andare a comprare un altro editor? Ce ne sono gratuiti, ma vedremo che è molto completo. Quindi questa prima panoramica finisce qua. Vi invito come al solito a condividere questo video con i vostri amici se vi fa piacere, ovviamente fa piacere anche loro ricevere ovviamente un video del genere. E in ultimo, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Quindi con questo è tutto, un abbraccio a tutti voi, a presto.